Buonasera baldi giovani e bentornati sul mio canale. Di cosa parleremo in questo breve video? Di una cosa in cui forse vi siete imbattuti leggendo un libro o guardando un altro filmato o qualcosa. Magari stanno analizzando un brano musicale, stanno parlando di un brano musicale e sentite frasi tipo no, ma qui c'è un secondo quinto primo, oppure ah, qui resta sul quarto grado per due battute, poi va sul quinto, e voi siete rimasti un po' stupiti pensando ma io pensavo parlassero di do, re, si bemolle, che cos'è questo secondo, quinto, primo, settimo? Ebbene, è quello, vedremo di fare un po' di chiarezza in questo breve video. Per capire meglio quello di cui parleremo, sarebbe utile conoscere almeno l'armonizzazione della scala maggiore. C'è anche un video sul mio canale, vi lascio in giro da qualche parte un link. Se poi conoscete anche quelle delle scale minori, altre scale, meglio ancora. Scala maggiore, prendiamo quella di Do, che come sempre non ha alterazioni in chiave, è la più facile. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Cosa significa armonizzare la scala maggiore? Significa costruire su ogni nota della scala degli accordi. Come si costruiscono? Per terze si dice, in pratica vuol dire una nota sì, una nota no. Dal Do, Do, il Re non si piglia, Mi, il Fa si salta, Sol, il La si salta, Si. Quindi sul Do troveremo Do, Mi, Sol, Si. E questo qui viene fuori un accordo che è di tipo major 7, ho scritto Do settima maggiore, Do delta. Stessa cosa sulla seconda nota, che è il Re. Re, Mi, No, Fa, saltiamo il Sol, La, saltiamo il Si, Do. Re, Fa, La, Do. E questo viene fuori un accordo di minore settima. Stessa cosa sul Mi, Sol, Si, Re. Anche questo è un minore settima. E così via per tutte e 7 le note della scala. Il tipo degli accordi che viene fuori dipende dalla scala che stiamo considerando, dal tipo di scala. Questa è una scala maggiore, non dipende dalla scala di Do, la scala di Re, la scala di Mi. Cambierà il nome degli accordi. Sul Do il primo accordo che costruiamo sarà di Do, se la scala è di Re sarà un accordo di Re, ma sempre major 7. Ugualmente il secondo sempre minor 7 e così via. Questo è il breve riassunto dell'armonizzazione della scala maggiore. Allora, questo famoso discorso secondo, quinto, primo è molto semplice. Vuol dire che secondo, quinto, primo in Do vuol dire nella scala di Do prendi il secondo accordo, cioè quello costruito sulla seconda nota, che è il Re, quindi un Re minore settima. Prendi il quinto accordo, cioè quello costruito sulla quinta nota della scala, che è il Sol, che viene un Sol settima, detto anche di dominante, quello sul quinto grado, e poi mettici quello costruito sul primo grado, che banalmente è Do, Mi, Sol, Si, è il Do major 7. È tutto, alla fine è semplice, indica i gradi, vengono chiamati gradi, gli accordi costruiti su quei gradi della scala. Quindi nel nostro caso secondo, quinto, primo sarà, abbiamo detto, Re minore settima, Sol settima, Do major 7. Alla fine, volendo, la spiegazione è fatta e finita. Ora approfondiamo un attimino qualcosina, vediamo di capirci qualcosa in più. Questo famoso secondo, quinto, primo che troverete in milioni, letteralmente milioni di brani, non è che uno si è alzato la mattina e ha detto ah no, ma qui si fa così. È semplicemente che suona bene, suona molto bene al nostro orecchio. È una sorta, io lo chiamo una frase fatta.
per come è costruito, per come il nostro, più che altro il nostro cervello, non il nostro orecchio, perché il nostro orecchio sente i suoni, a meno che non siano troppo forti, che allora ci dice, oh, qui fa male, non gli interessa più che altro che suoni sono, ma come li interpreta il nostro cervello nella cultura musicale occidentale, questa progressione qui suona benissimo. Risolve proprio bene, e dà proprio soddisfazione, e in milioni di brani viene usata non solo questa, combinata con altri accordi, altre progressioni, altre strutture. Progressione, io ho usato il termine progressione, ma per capirci progressione significa semplicemente una sequenza di accordi. Poi i tempi, la velocità, la scansione è un'altra faccenda, però in questo caso dopo l'accordo di secondo grado Re ci sarà l'accordo di Sol e poi di Do, che sia fatta a 180 bpm, a 60, in terzine e quel che è, non interessa. Prima di andare ancora avanti, un attimino facciamo questo gioco di parole, delle note sulla notazione. Troverete queste indicazioni secondo, quinto, primo, sesto, questi gradi della scala sono indicati di solito con i numeri latini. Le barrette, una è una I verticale, due sono due I verticali, eccetera. Al limite con i trattini orizzontali sopra sotto come facevano i nostri antenati latini. Perché i numeri già sugli spartiti sono usati in 7.000 milioni di cose. Però fate attenzione perché poi ci sarà chi userà sul primo grado la I maiuscola, sul secondo grado il Re minore settima, siccome è minore potreste trovare la I minuscola per indicarti che è minore. Qualcuno potrebbe metterci addirittura I minuscola e una M minuscola per essere sicuri, guarda che è minore. E qualcuno ci mette anche I minuscola M7. L'avevo già detto che la notazione musicale non è una cosa del tutto univoca. È così, l'importante è che sappiate di cosa parliamo. Quindi se io vi dico quarto grado del Do, il quarto grado Do, Re, Mi, Fa è un Fa. Se costruite l'accordo vi verrà un Fa maggiore settima. Fa settima, Fa major 7, a essere precisi. E così via. Allora, facciamo per esempio una breve analisi del famosissimo, da tutti conosciuto spero, il giro di Do, il famoso giro di Do. Il giro di Do famoso è questo. Cioè Do, La minore, Re minore, Sol, Do. Siccome siamo in Do, è il giro di Do, lo dice la parola stessa, guardiamo un po' che cosa sono. Do, quindi è l'accordo sul primo grado. La minore è l'accordo sul sesto. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, sesto. Re minore è l'accordo sul secondo grado. Sol, sta chitarra è scordata, scusate, è l'accordo sul quinto grado. E poi ritorna sul primo, quindi abbiamo primo, sesto, secondo, quinto, primo. E come vedete è la stessa progressione, cioè 2-5-1, quella che avevamo visto all'inizio di tutto questo video, con davanti 1-6. Questa è un'altra delle progressioni più usate che ci sono al giro. Ora scusate un attimo di pausa, accordo la chitarra e torno. Scusate, rieccoci qua. La combinazione umidità, qui sono giorni in Toscana che piove continuamente, e corde vecchie, comporta che l'accordatura se ne va spessissimo a ramengo senza neanche che uno se ne accorga. Si diceva, abbiamo visto anche il giro di Do, possiamo anche
queste sequenze usarle con gli accordi estesi. Vale a dire, abbiamo visto che sempre sul 2-5-1, Re minore settima, Do settima, Sol settima, Do major 7, ma niente vieta per esempio di fare sono sempre accordi di settima ma estesi. In questo caso abbiamo nona, tredicesima aggiunta, settima maggiore con la nona aggiunta. Niente vieta, assolutamente. Ma alla fine di tutti questi bei discorsi qualcuno di voi dirà bravo, bravo, ma hai spiegato questa cosa, non la sapevo, simpatico, bene, ma che me ne faccio? Effettivamente si può suonare anche senza saperlo, è molto semplice. In realtà conoscerla ci aiuta ad avere più consapevolezza sicuramente. Poi ci può servire, per esempio, cose che mi vengono in mente a me. Se stiamo analizzando un brano, per analizzare un brano intendo studiarlo seriamente, non guardare lo spartito con gli accordi e dire ah questo accordo è così, questo lo so fare, questo non lo so. Capire la tonalità, gli accordi, che grado della tonalità sono, se ci sono delle modulazioni, qui poi si va tutto in un altro discorso, e capire perché il compositore ha usato in quella maniera gli accordi della tonalità di riferimento. Parliamo sempre di armonia tonale, armonia modale non fa parte di questa parrocchia. E questo serve anche a noi come crescita personale. Seconda cosa, ecco, oltretutto il focus va a friggersi, va bene. Caso pratico, siete alle prove col vostro gruppo e il cantante, il pezzo gira bene, però il cantante dice ragazzi, io sforzo un pochino troppo, si può calare di un tono. Niente vieta che voi prendiate accordo per accordo e trasponete giù di un tono, però se sapete i gradi tra i vari accordi fate molto prima e sicuramente senza sbagliare. Altro esempio ancora più importante secondo me è aiutarvi a comporre. Se state componendo un brano, invece di incocciare in accordi a caso, sapete le relazioni tra gli accordi, sapete quali sono quelli che suonano bene, tipo il 2-5-1, 4-5-1, quello che sia, e potete sviluppare un brano con una certa organicità e senza saltare di palo in frasca. Esempio, siete lì col gruppo, ah, bellino questo giro qui, ah, sì, cos'è, Re minore, Mi minore, sì, ma non si può fare tutto il pezzo Re minore, Mi minore, bisogna cambiare a un certo punto. Arrivate voi che sapete un po' le cose, dice aspetta un po', ci mettiamo un Sol, che è la quinta, vi ricordate il 2-5-1, andiamo sulla prima, sul primo grado, torniamo in Do e poi ci mettiamo quell'altro riff che ci facciamo il chorus. Ah, bello, bello, proviamo, invece di provare accordi a caso, proviamo questo, proviamo quello, proviamo quell'altro, almeno ha un po' più di senso. Ora, l'esempio è molto terra-terra, ma è per farvi capire che conoscendo i gradi degli accordi all'interno della tonalità, che tipo di accordi sono e in che relazioni sono tra loro, potrete comporre anche con una miglior avvedutezza. Ora, questo è solo per farvi capire, questo video qui alla fine della fiera, per spiegare che uno se trova scritto 2, 3, 4 con i numeri romani vuol dire sono i gradi degli accordi costruiti sulla scala maggiore relativa, della tonalità, scusate. E quindi qui si andrebbe in tutto un discorso bello grosso di analisi armonica, eccetera, di armonia. Però almeno spero che questa cosa qui vi sia stata chiarita. Io niente, basta, il video termina qui e vi ringrazio caldamente di averlo visto fino ad ora, chi c'è stato, e non mi resta che salutarvi col solito augurio. Buona giornata, giovani!